chi dice che tra iPhone 12 ed iPhone 13 Pro non cambia niente, beh, non capisce un cazzo. Per tanti di voi questo confronto può sembrare abbastanza inutile. Per quale motivo però ho deciso di farlo? Beh, perché iPhone 12 era sicuramente lo smartphone da acquistare lo scorso anno, iPhone 13 Pro è sicuramente lo smartphone da acquistare quest'anno, almeno facendo riferimento alle due line-up di prodotti. Sarebbe stato sicuramente più accurato andare a confrontare iPhone 13 Pro con iPhone 12 Pro, ma quel confronto lo trovate sul canale di Antonino Gagliano, vi lascio ovviamente il link del video qua sotto in descrizione. Prima di cominciare però fatemi presentare questi due smartphone. Questo è il mio personale iPhone 13 Pro, ritornato fresco dall'assistenza Amazon, perché quello che avevo preso al day one è arrivato con lo schermo rotto, mentre questo è l'iPhone 12 che mi hanno fornito i ragazzi di Ricondizionato OK, che è uno shop che vende iPhone ricondizionati a prezzi veramente molto interessanti. Io vi consiglio di acquistare ad oggi un iPhone ricondizionato per fare del bene sicuramente al vostro portafogli, perché risparmiare non fa mai male, anche perché specialmente su ricondizionatook.com il grado di ricondizionato è veramente molto alto, quindi andate sicuramente sul sicuro e poi acquistando un iPhone ricondizionato farete anche del bene all'ambiente. In più, con il codice sconto LucaCrocco96 avete pure diritto a un piccolo sconto in fase di acquisto, e in più a casa vostra assieme all'iPhone vi arriverà anche un accessorio omaggio random, che può essere una cover, delle cuffiette o comunque tutto quello che passa per la testa ai ragazzi di Ricondizionato OK. Ma detto ciò direi di cominciare. Di solito quando parlo di smartphone comincio dal design, poi dallo schermo, poi passo per l'hardware, il software e così via. Questa volta no, voglio parlare subito dei punti hot che mi hanno sorpreso di questi smartphone, o comunque quelli che secondo me sono più interessanti da analizzare, anche perché su YouTube trovate decine e decine di video super tecnici e recensioni tecniche sia di iPhone 13 Pro e sia di iPhone 12. Con cosa voglio cominciare? Quindi con la batteria. Sì, perché io prima di questo 12 e di questo 13 Pro venivo da un iPhone 11 ed è ad oggi lo smartphone che io ho tenuto più tempo in assoluto. iPhone 11, beh, mi è piaciuto veramente tantissimo e l'autonomia era veramente assurda. iPhone 12 scende un pochettino da iPhone 11 e me l'avete confermato anche voi su Instagram. Se non mi seguite ancora, seguitemi, perché lì avete anche gli spoiler dei prossimi video e quant'altro. Comunque iPhone 12 è uno smartphone, sicuramente non è un battery phone, ok? Però comunque è uno smartphone affidabile che vi porta sempre a fine serata. Certo, io non sono un gamer, quindi non so effettivamente quanto è l'autonomia per un pubblico che gioca maggiormente e basta con lo smartphone. Io lo utilizzo in ottica un pochettino più professional, più lavorativa, più da content creator, quindi posso dirvi che se fate tante foto, tanti video, usate tanti social network, ecco, a sera ci arrivate tranquillamente. Certo, per un dopo cena servirà una botta di ricarica, però assolutamente è super affidabile, tant'è che me lo sono portato pure in vacanza, quindi insomma posso darvi veramente un parere super onesto su questo prodotto. Vi assicuro che la batteria dura, non dura quanto iPhone 11 e non dura quanto il 13 Pro, ma comunque dura. Dalle mie parti direbbero regge botta assolutamente. iPhone 13 Pro invece ha un'autonomia maggiore. Certo, non starò qui a parlarvi di milliampere della batteria, perché non frega niente a nessuno, tant'è che nemmeno Apple li dichiara ufficialmente, però fatto sta che la batteria qua dura di più, l'ho utilizzato anche più o meno alla stessa maniera e non c'è niente da fare. Quelle 2 ore in più di autonomia iPhone 13 Pro se le porta a casa rispetto ad iPhone 12. Un altro aspetto sul quale voglio e devo soffermarmi è sicuramente la fotocamera, perché comunque sono due ottimi smartphone per fare foto, assolutamente. Premetto che ho scattato di più con iPhone 12 non che con iPhone 13 Pro, perché iPhone 12 me lo sono portato in vacanza, ho fatto veramente tante foto, tanti video, ho un secondo canale dedicato a vlog e esperienze in cui registro video esclusivamente con lo smartphone, e attualmente gli unici 2 video che sono usciti sono girati interamente ed esclusivamente con questo iPhone 12. Quindi se volete farvi un'idea di come questo iPhone 12 ancora oggi cattura i video, potete farlo nel secondo canale, che comunque sono video abbastanza interessanti secondo me. Comunque, tornando a noi, foto ottime, video ottimi, assolutamente super consigliato a chi
praticamente a tutti, specialmente a quella nicchia di persone che utilizza lo smartphone per creare contenuti per i social. Per quale motivo? Beh, perché è veramente un ottimo smartphone per questo. L'ottimizzazione dei social network su iPhone è migliore rispetto a quella che troviamo su Android e ad oggi al prezzo che costa quanto un Android di fascia alta, secondo me può offrirvi qualcosina in più in ottica contenuti multimediali, ecco, diciamola così. Veramente un prodotto che è difficile da non consigliare sotto questo punto di vista, però poi è arrivato il 13 Pro, che sicuramente è superiore, ok? Non lo mettiamo in dubbio. Però occhio perché quando ci troviamo in condizioni di luce ottimale la differenza non è poi così esagerata. Chiaro, appena cambia la luce la musica è diversa, cioè appena scende la luce la musica cambia a favore di iPhone 13 Pro. Se si vuole usare la grandangolare quando non c'è troppa luce o comunque non ci troviamo proprio nelle ore di luce più assoluta, anche qui la fotocamera grandangolare del 13 Pro è stata migliorata, entra più luce, quindi sicuramente foto e video saranno migliori. E poi lo vedete, sul 13 Pro c'è una lente in più rispetto ad iPhone 12. Finalmente Apple ha aggiunto una fotocamera zoom sul 13 Pro, avrei preferito un 5x, c'è soltanto tra virgolette un 3x, ce lo facciamo andare bene, va bene così, però vi dico la verità, sì, in vacanza io una lente zoom l'avrei voluta e se ce l'avessi avuta mi sarei divertito ancora di più con questo iPhone 12. Questo qua per me è il mio primo iPhone della linea Pro. È anche il telefono più costoso che io abbia mai avuto, parliamo di circa 1300 euro, però posso dirvi una cosa, quando lo si guarda, lo si tocca, si vede che la costruzione è tutt'altra storia rispetto agli smartphone che ho testato fino ad oggi. La differenza c'è e si nota anche tra 13 Pro e 12. Per quale motivo? Beh, i materiali utilizzati per la costruzione di questo sono diversi. Faccio un esempio stupido, anche il frame in acciaio rispetto a quello in alluminio garantisce un tocco estetico, un feed sicuramente di pregio molto più alto, però anche qua torniamo al solito discorso, è tutto bello detto così, ma tanto alla fine sugli smartphone ci mettete la cover, quindi alla fine chi se ne frega dei materiali. E come se non bastasse, pure il display di iPhone 13 Pro è superiore rispetto a quello di iPhone 12 e direte voi, e vorrei vedere, è il modello nuovo, e certo, io sono d'accordo con voi, però dovevo parlarvi anche di una cosa che fino ad oggi non ho sentito da nessuna parte, forse sarà per mia distrazione, non lo so. Comunque, tanti dicono che i due display sono uguali. No, non sono uguali assolutamente, per due motivi. Il display di iPhone 13 Pro è più luminoso ed è un dato di fatto, tutto oggi sono stato lì a fare le prove ed è più luminoso, chi vi dice il contrario mente, e soprattutto sui modelli 13 Pro e 13 Pro Max Apple ha introdotto il display a 120 Hz, ovvero un display con una tecnologia che restituisce delle animazioni più fluide, ecco, detta in parole povere. In tanti frangenti questa differenza nemmeno si nota tra il 12 e il 13 Pro. Ho detto animazioni più fluide, attenzione, non significa che il telefono è più performante, ovvero sì per il processore, ma praticamente nemmeno ve ne accorgerete, sicuramente ve lo assicuro, anche se giocate a giochi stressanti differenze ambito prestazioni non ne vedrete e molto spesso nemmeno questo display a 120 Hz farà la differenza, perché è un display adattivo, quindi sarà l'iPhone a decidere a quanti Hz si muoverà il tutto, e cioè veramente molto spesso non ci farete nemmeno caso. Ad esempio su Android è molto più visibile questa differenza tra i 60 e i 120 Hz, su Apple invece non così tanto, e ci sono anche un po' rimasto male in quanto io personalmente sono un fan dei display a 120 Hz. Ma diciamocelo dai, questo video era già scritto fin dall'inizio, è ovvio, iPhone 13 Pro è il modello più recente, quindi più performante, migliore in tutto, sì, è vero, ma se ad oggi io dovessi consigliarvi uno smartphone in maniera onesta, non so se oggettivamente vi consiglierei il 13 Pro o il 12, oddio, forse lo so. Questo video nasce per darvi la consapevolezza che è inutile seguire le mode, è inutile mettere in croce i propri genitori per convincerli ad acquistarvi l'ultimo modello di iPhone sul mercato, perché, beh, ragazzi, non sempre il migliore, non sempre l'ultimo modello è quello da acquistare. Se io non avessi fatto questo lavoro me ne sarei stato comodo col mio iPhone 11, senza alcun tipo di problema. Sapete quanti soldi ci passano tra iPhone 12 e iPhone 13 Pro? Beh, quasi 400 euro, in certi casi anche più di 400 euro, e sono tanti soldi, specialmente se andiamo a parlare di iPhone ricondizionati come in questo caso. Beh,
la differenza di spesa è ancora più elevata, ma siete sicuri che spendere una cifra importante come quella magari di iPhone 13 Pro sia la scelta più adatta a voi? Siete sicuri che poi riuscite a sfruttare al 100% quel prodotto? Vi faccio un esempio. Prendiamo in esame iPhone 13 Pro, costa questo modello 1300 euro, ma una volta spesi 1300 euro, come lo utilizzereste? Pensateci un attimo, utilizzereste il display a 120 Hz? Effettivamente notereste la differenza? Utilizzereste le foto in ProRAW, i video in ProRes? Il sensore stabilizzato per voi può fare la differenza? Utilizzerete la fotocamera grandangolare quando c'è poca luce? Insomma, io sinceramente non credo. Specialmente su internet le parole vanno dosate ed è giusto attribuire un peso alle parole. C'è una bella differenza tra dire compra iPhone 12 perché ha un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto ad iPhone 13 Pro e dire compra iPhone 12 perché non cambia niente rispetto al 13 Pro e risparmi. Non è così perché chi dice che tra iPhone 12 ed iPhone 13 Pro non cambia niente, beh, non capisce un cazzo. Io voglio essere sincero con tutte quelle persone che arrivano su questo canale, con tutte quelle persone che frequentano assiduamente questo canale. A me non importa se acquistate uno smartphone da 2000 euro o se acquistate uno smartphone da 300 euro, l'importante è che la spesa sia ponderata in relazione alle vostre esigenze. Questo deve essere importante. Poi ci sta, se uno un anno vuole togliersi lo sfizio e spendere 1500 euro per l'ultimo iPhone, assolutamente, l'ho fatto anch'io quest'anno, quindi ci sta, però ad oggi io continuo ancora a consigliare questo iPhone 12 perché oggettivamente costa parecchio meno rispetto ai nuovi modelli, ma non offre tanto in meno, o meglio, offre meno per tutta quella clientela, per tutto quel pubblico che sa come sfruttare al 100% questo iPhone. Ma per chi non sa come sfruttare questo affare qua al 100%, allora non ha senso nemmeno comprare un 13, cioè andate direttamente su un 12, perché comunque risparmiate una bella porzione di denaro e comunque vi ritrovate in tasca uno smartphone assolutamente valido.